Inter-Juventus 2-1 al 120esimo, ragazzi. Io fatico a riprendermi perché abbiamo vinto questa gara all'ultimo respiro, l'abbiamo dominata, l'abbiamo combattuta, abbiamo lottato, una grande vittoria. L'Inter si aggiudica la Supercoppa italiana, il gol di Alexis Sanchez proprio allo scadere dei tempi supplementari. C'è ancora più gusto così, perché avremmo meritato sicuramente di vincere in maniera ancora più ampia, in maniera ancora più convincente, con un risultato ancora più ampio, ma va benissimo così, Simo, va benissimo così. Io sono super contento, super soddisfatto. Il primo trofeo di Simone Inzaghi, il primo trofeo di questa stagione, un trofeo che getta le basi su quelle che sono state le fondamenta della scorsa stagione, ma che certifica la grande crescita di questa Inter con Simone Inzaghi alla guida. Cercheranno di ridimensionare la sfida dicendo che questa non era la vera Juventus, che questa era una Juventus in difficoltà. Queste però sono finali e noi eravamo qui per dimostrare che potevamo starci, per dimostrare che ci meritiamo di starci e soprattutto per dimostrarci di aver fatto quel salto a livello di convinzione e per portare a casa un trofeo, perché un trofeo è sempre un trofeo. La Juventus, nonostante le assenze, è sempre la Juventus e noi siamo l'Inter. Simo, dimmi un po' la tua. Questo è forse l'unico modo con cui vince, al di là di quello che hai detto sul ridimensionare, che accadrà ovviamente, però l'unico modo per vincerla e dare quel fastidio in più era proprio questo. Cioè, avessimo visto una partita, tra virgolette, normale, sarebbe uscita il commento giustamente della Juve con le 1000 assenze, che poi è anche la cosa giusta, non è che sono cose inventate, però sai, vincerla al 121esimo è un qualcosa di incredibile. Poi non so se vorrai dare spazio anche all'analisi, non so quanto ci sia da analizzare dopo un gol al 121esimo, però comunque l'Inter, io mi sono segnato anche le azioni. La Juve ha fatto la sua buona partita, per carità, ha avuto anche le sue occasioni, però a livello numerico, a livello anche di possesso, di occupazione del campo, l'Inter ha giocato molto meglio. Molto L'Inter ha meglio. fatto, l'Inter Simo, abbiamo detto, ha fatto tutto quello che ci aspettavamo dall'Inter, un Inter in controllo del gioco che arrivava con la spavalderia, diciamo così, positiva della squadra campione d'Italia che sta attraversando un gran momento, ha controllato il gioco sulla falsariga di quello che abbiamo fatto anche nella gara di campionato. Quella volta la beffa arrivò a parti invertite con un calcio di rigore inesistente assegnato all'ultimissimo minuto. Oggi ci siamo presi la rivincita, ci siamo fatti la vendetta con un grande gol regolarissimo al 120esimo minuto, anzi con la Juventus che stava per gettare nella mischia Bonucci per battere i calci di rigore e invece Bonucci purtroppo se l'è vista da bordo campo questa grande rete di Alexis Sanchez a bordo della Supercoppa CAM, grande protagonista di serata. E a livello di azioni, Simo, dicevamo l'Inter aveva creato tanto già dall'inizio con Dzeko di testa sopra la traversa, De Vrij lo stesso che non aveva aggiustato bene la mira, De Vrij serata altalenante, è salito di rendimento ma ha fatto anche qualche errorino qui e là. Grande occasione poi di Lautaro Martinez da rimessa su assist di Barella e tiro che purtroppo non trova la rete. C'è un primo episodio dubbio al 10° minuto, però abbiamo detto più volte, Simo, ci sono anzi 3 episodi da calcio di rigore in questa gara. Personalmente, e più o meno penso che siamo d'accordo, il primo ed il terzo non sono così solari, non sono episodi secondo me che nel calcio che vogliamo noi, come abbiamo detto tante volte, non sono episodi da calcio di rigore. Quello su Edin Dzeko invece è un rigore netto, l'Inter lo ha conquistato meritatamente e Lautaro Martinez lo ha battuto prendendosi una grande responsabilità molto importante, con grande coraggio in una finale, e lo ha trasformato con grande precisione. Tra l'altro Edin Dzeko, diciamo che era un po' appannato all'inizio e poi però invece stava salendo di ritmo fino a conquistarsi il calcio di rigore. L'Inter in totale controllo nel secondo tempo, qualche minuto di apprensione con un paio di occasioni da Bernardeschi che crea qualche pericolo alla nostra retroguardia, ma poi da lì l'Inter torna a salire in cattedra, riprende il controllo delle manovre, una grande occasione con Perin che salva su Dumfries. Arrivano i momenti della possibile svolta, arriva l'ingresso di Dybala al 73esimo con fuori Kulusevski. Ci aspettavamo un Dybala che potesse incidere di più, sappiamo bene quanto spesso ci ha fatto male Dybala subentrando, invece corpo estraneo, di fatto fantasma per tutto il resto della partita.
Stessa cosa più o meno accade dalla parte dell'Inter, perché al 75esimo la contromossa di mister Simone Inzaghi, dicevamo Dzeko è un po' appannato, forse andrebbe cambiato, Inzaghi va oltre, cambia sia Dzeko che Lautaro Martinez, Lautaro non la prende benissimo, inserisce Correa e Sanchez. I tempi supplementari, il primo tempo è passato abbastanza agevolmente, il secondo ha visto l'Inter di nuovo dominare e poi nel finale una grande azione, ancora una volta Darmian, l'uomo dei gol pesanti, va a duellare in area di rigore, a fare densità e crea i presupposti che liberano Alexis Sanchez che la mette in rete. Quindi i cambi hanno sorriso alla decisione di mister Simone Inzaghi, ci aveva lasciato qualche perplessità perché di fatto l'Inter aveva perso un po' il controllo dell'area di rigore, aveva perso un po' di densità, ma e poi alla fine Alexis Sanchez, l'uomo che comunque ha dalla sua anche un grande palmarès, una grande esperienza, è stato decisivo. Quindi Simo, io in definitiva c'è poco da dire, le finali si vincono, non si giocano, come diciamo tante volte. Questo può rappresentare un grande step di crescita per noi, rappresenta per questi calciatori che hanno fatto un percorso vincente anche una certificazione del lavoro che è stato fatto fino ad ora, può essere secondo me un grande punto di partenza per affrontare innanzitutto 2 mesi tra gennaio e febbraio che ci siamo all'interno e che saranno molto molto tosti, e per affrontare poi soprattutto questo finale di stagione e chissà che non possa essere davvero, come dicevamo, l'apertura di un ciclo importante. Sì, questa Inter non aveva forse bisogno di ulteriori conferme su di sé, però una vittoria di questo tipo sicuramente te l'alimenta, anche perché poi nel momento in cui tu produci tanto, giochi bene e arrivi ai rigori e poi rischi di perderla, perché i rigori la rischi sempre, sarebbe stato molto pesante da digerire. E invece per una volta c'è arrivato anche una giocata anche un po' inattesa, perché poi ecco, spendo giusto due parole sul discorso delle punte. Io purtroppo, l'avevo detto subito, non è la prima volta che quando vediamo in campo contemporaneamente Sanchez e Correa poi l'Inter sembra un po' sparire dal campo in termini offensivi. Sanchez poi all'inizio ha fatto fatica e poi pian piano è venuto fuori, al di là del gol, che è una cosa a parte, però è venuto fuori, ha toccato tanti palloni. Correa l'ho visto un po' in difficoltà, perché secondo me nessuna delle due è una vera prima punta, e quindi quando entrambi tendevano ad arretrare e secondo me mancavamo un po' in quella fase lì. Infatti, come ti dicevo in cronaca, dobbiamo secondo me integrare gli attaccanti in maniera diversa da qui in avanti. Detto questo, poi Alexis, che stava crescendo tanto, come dicevo, ha toccato tanti palloni, si è travestito da assassino in guanti di velluto, è entrato nell'area di rigore al 121esimo e l'ha piazzata, e questo, come hai detto tu, è quello che conta. Quindi super campione d'Italia dopo questa vittoria. Chiudo con un'ultimissima cosa, Simo. Mi ero dimenticato ovviamente di segnalare il gol anche di McKennie, ovviamente, che aveva sbloccato la gara perché è stata la Juventus ad andare in vantaggio su una mezza disattenzione nostra, favorita da un cross dalla sinistra che è stato anche deviato e che può aver ingannato un po' la nostra difesa. Lì l'Inter aveva un po' subito il contraccolpo psicologico del gol, ma poi è ripartita, ha attaccato e si è conquistata meritatamente questa vittoria. Io chiudo semplicemente con una considerazione, Simo. Sto vedendo in questo momento le immagini dei nostri ragazzi che esultano, che festeggiano in mezzo al campo, e abbiamo fatto tante analisi. Noi cerchiamo come al solito di riportare anche un po' la serietà, la cronaca e la compostezza nel commento anche nel finale di gara. Permettimi però stasera di dire semplicemente che sto godendo veramente in una maniera incredibile, perché vincere un trofeo contro la Juventus in questo modo al 120esimo con Alexis Sanchez in una mezza mischia, ragazzi, potevate scrivermi un romanzo, qualsiasi cosa, cioè un finale migliore di questo. Veramente io sto godendo da pazzi, c'è poco da dire. Mi perdonerete se stasera perdo un po' di quella che è la nostra solita compostezza, ma non c'è altra cosa che si può dire in questo momento se non che c'è il più totale godimento. Simo, se vuoi dire qualcosa tu, altrimenti chiudo la clip per godimento. No, stiamo godendo come ricci. Domani non vedo l'ora domani di passare in rassegna tutte le reaction possibili e immaginabili di questa serata. Mamma mia. Vabbè ragazzi, per le analisi ci rivediamo nella prossima clip di domani. Per chi ci sta seguendo nella clip registrata, pubblicheremo qualcos'altro domani. I toni saranno più o meno questi. Fino a domenica ci dobbiamo godere questo trofeo, ragazzi, perché comunque passerà in molti. Adesso cercheranno di dire ma è una Supercoppa, avete vinto contro una Juventus ridimensionata e quant'altro, però tra 6 anni, tra 7 anni, tra 8 anni nell'albo d'oro ci sarà sempre scritto Inter nella Supercoppa italiana, e intanto noi ci siamo portati a casa il trofeo con tutto quello
che ne consegue. Vincere, banalmente, aiuta a vincere. Se vale per gli altri, deve valere anche per noi. Godiamoci questa vittoria, e il fatto che Rugani stia di fatto piangendo in mezzo al campo dice che evidentemente questo trofeo comunque qualcosina vale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci rivediamo poi con più calma per tutte le altre analisi. Adesso noi chiudiamo e ce la godiamo un pochettino in diretta.